La volontà del capo che regge i destini imperiali dell'Italia fascista volle la quarta sponda, elevata a dignità di territorio del regno. Dove dominava la steppa, 11 villaggi intitolati ad eroi della stirpe sono sorti con la miracolosa rapidità che è propria del fascismo e punteggiano di nuovissime oasi di fertilità la terra libica. La l'acre fatica di maestranze nazionali, coadiuvata da manodopera locale, ha fatto sorgere i nuovi centri con vasti edifici di pubblica utilità e centinaia di case coloniche, linde e accoglienti. Villaggio rurale vuol dire anche strade, acqua. Perciò, mentre sorgevano le abitazioni, si è contemporaneamente provveduto ad aprire nuove arterie, a cercare con profonde trivellazioni del suolo e ad incanalare in acquedotti l'acqua vivificatrice, che col lavoro dell'uomo tramuterà in terra feconda la steppa riarsa. Nel 16° annuale della marcia su Roma, Genova ha accolto con affettuosa solidarietà i coloni fascisti che col duro lavoro delle proprie braccia feconderanno le terre che il Duce ha voluto nuove province d'Italia. La perfetta organizzazione predisposta dal prefetto, dalla federazione e dall'opera maternità ed infanzia si è prodigata nei diversi settori di concentramento e, nonostante l'inclemenza del tempo, il trasporto di oltre 14.000 rurali, componenti 1.290 famiglie, fino alle banchine d'imbarco, si è svolto rapido con un imponente numero di macchine private messe a disposizione dei partenti dai soci del RACI, con gli innumeri autobus offerti da imprese pubbliche e private e con 200 taxi, forniti con gesto cameratesco dagli autisti pubblici. L'interminabile colonna di 1.000 automezzi, gremiti di rurali, ha compiuto così una trionfale marcia per le vie della città, bordate da ali di popolo, sfilando quindi dinanzi al quadrumviro governatore della Libia, maresciallo Italo Balbo. Attendono i coloni 8 piroscafi attraccati al pontile Etiopia e al pontile Eritrea. Fra questi alla nave Tenbien, dove un primo lieto evento è stato seguito a distanza di 3 ore dalla nascita di 2 gemelli.
Sua Eccellenza Balbo, affiancato dalle autorità locali, presenzia l'imbarco che si effettua in perfetto ordine. 3 o addirittura 4 generazioni spiccano per la loro sovrabbondanza i bimbi, sorriso della vita, certezza del domani, ai quali per volontà del Duce questa trasmigrazione senza precedenti nella storia assicurerà, attraverso la fatica e la tenacia dei padri, il definitivo possesso di fertili appezzamenti di terra italiana redenta dal lavoro. A Napoli, schierati inquadrato sul piazzale di centro del molo Luigi Razza, dove era stato eretto un altare, i coloni componenti le 520 famiglie del Mezzogiorno hanno chiesto la benedizione dell'Altissimo sul Duce e sulla loro fatica, prima di salpare verso la quarta sponda.